belle le pance così larghe, la bocca sembra uno squalo. Abbiamo ricavato una sorta di nacca, di depressione. C'è uno studio dietro. Non siamo andati, non siamo andati in Galleria del Vento, ma dai. E poi a te ti ha fatto modellare, lui studia e poi tu devi... No, è lui che modella, io rompo le scatole. Ragazzi, qua stiamo girando però, dai, cominciate a spiegare la moto che la gente vuole sapere, su. Max, hai ragione, amici di Moto.it, ciao a tutti. Io devo dire la verità, questa moto l'abbiamo pubblicata l'anno scorso su Moto.it ed era un lavoro molto importante, bello, personale, ma dal vivo si fa veramente un salto oltre, perché ti rapisce. È un'altra GS, la GS 1200-1250 che conosciamo, è una moto bella, elegante, rifinita, molto venduta, quindi se ne vedono tante uguali perché il suo successo è quello, però qua c'è stata una rivisitazione curatissima che poi riprende i colori Motorsport BMW, la scritta GS Rad, quindi Motorrad ma anche Radical, ma soprattutto a livello di design avete fatto un lavoro pazzesco. Poi invito Max, quando ha finito con lo scarico sempre a Unit Garage, a passare qui al frontale, perché a me sembra uno squalo con questo becco larghissimo. Però chi parla di voi due, della Rad? Ma ve la racconto io, in pratica... Ti presento prima, siamo sempre con Fabio Marcaccini di Unit Garage, fondatore di questa casa produttrice di parti speciali, di kit veramente spaziali. E siamo partiti da una base 1200 GS dal 2014 in poi, dal 2013 scusate in poi, e per finire al 1250 che potete trovare in concessionaria ancora oggi. E non volevamo stravolgere la moto, diciamo, a livello tecnico, perché è già fantastica, quindi non vogliamo assolutamente insegnare a BMW il suo mestiere, perché lo sa fare molto bene. Chiunque abbia provato un 1200 o un 1250 lo sa benissimo, ma volevamo rendere questa moto più esclusiva perché diciamo che le vendite sono alte e capita spesso di ritrovarsi al caffè o in un passo di montagna con tanti altri motociclisti con la moto uguale alla tua, quindi volevamo fare qualcosa di diverso e penso che insomma il risultato sia notevole, almeno a noi piace molto. Ma adesso spiegami bene il kit, come si compone, perché io vedo la parte estetica, tu hai detto è la GS, ma davvero a trovarsela davanti la GS Rad è un'altra moto. Sì, quando Michil ha cominciato a disegnare la moto, quindi siamo partiti da uno schizzo fatto su un pezzo di carta per passare poi a dei rendering in 3D, prima in 2D poi in 3D, e ci sembrava un'operazione impossibile perché la moto era già bella di suo, quindi ad un certo punto insomma eravamo anche un po' avviliti, devo dire la sincera verità. Michil andava a casa alla sera e tornava che dicevo: allora ci hai pensato? Sì, ci ho pensato, però è lunga, è corta, è alta, è bassa, cioè c'era sempre qualcosa che non andava in quello che stavamo facendo. Poi un bel giorno è scattata la scintilla, abbiamo pensato di spezzare le due parti con una zona anteriore ben definita, spezzata da questa lamiera in acciaio e con relativa presa d'aria ricavata dal pieno, e dal di lì abbiamo incominciato a vedere tutto chiaro e Michil è partito con la modellazione del clay e il risultato è quello che vedete. Quindi avete modellato, costruito voi qui artigianalmente e poi industrializzato le pance? Sì, come si fa nelle case costruttrici. Abbiamo fatto prima tutta l'operazione di prototipizzazione, poi scansione, poi matematiche, fino a realizzare una carrozzeria completamente nuova che sostituisce quella originale. Quindi togliamo la carrozzeria di BMW, quindi svitiamo delle viti, togliamo le parti originali e andiamo a rimontare esattamente alla stessa maniera le nostre. Quindi abbiamo sfruttato degli attacchi che erano presenti già sulla moto, ne abbiamo fatti dei nuovi e si può fare l'operazione in un paio d'ore e il risultato è questo che vedete. Come dicevamo prima, molti diranno ma è meglio prima, è meglio dopo.
Questa è un'altra moto in sostanza. È la GS Rad, è un'altra cosa, col suo scarico poi Unit Garage, guardate come rifiuto, questo è in titanio addirittura mi sembra. Scarico in titanio con terminale e protezione calore, che chi ha il GS magari lo sa, dà un po' fastidio il calore in questa zona. Abbiamo fatto una protezione insomma realizzata in un certo modo che dissipa il calore verso la parte interiore, e abbiamo, cosa che non ho detto prima, è il fatto che il kit si monta con tutte le selle originali, quindi sella doppia, quindi monosella anteriore e sella passeggero, sella rally, sella del 1250, tutte le selle originali si sposano con il nostro kit. Avrei mica fatto anche il paramotore però. Paramotori ne abbiamo 3 modelli diversi, ce ne sono un po' per tutti i gusti. Fabio, abbiamo visto questo kit pazzesco, però se volessi acquistare dei singoli pezzi e non tutto il kit è possibile? Certo, puoi andare sul nostro sito e acquistare ad esempio una barra paracilindri, uno scarico, diversi cupolini. Ci sono tutta una serie di accessori che alcuni sono già disponibili, altri li stiamo implementando, e puoi customizzare la tua moto piano piano. Allora, sentiamo da Miki che è l'esperto del vostro sito, innanzitutto l'indirizzo del sito e poi come faccio a muovermi all'interno tra kit e pezzi speciali. È molto facile, vai su www.unitgarage.it o .com e dopo in pratica vai su shop e dopo abbiamo i marchi BMW, Ducati e dopo scegli il tuo modello e dopo ci sono 2 possibilità, o il configuratore dove puoi vedere già tutti i pezzi montati sulla moto, altrimenti se ti servi i pezzi separati, solo per dire solo la marmitta o la barra, dopo vai in special part. Special part. Tra l'altro aggiungo una cosa perché l'ho già visto il tuo configuratore, che il prezzo del kit della GS Rad potrebbe essere una sorpresa, però non vi anticipo troppo, così andate sul sito. Adesso invece io prendo il telefono, non apro Unit Garage ma apro Google Maps e vado a farmi un giro con la vostra moto. Ciao, a dopo! Eccomi, sono in sella alla grande novità di Unit Garage dedicata alla R1200GS raffreddata a liquido, ma anche alla R1250 GS. È cambiata radicalmente nell'estetica e ovviamente, come tutte le cose personali, piace o non piace, perché ha un'estetica veramente forte, con questo muso nero, con questa bocca di pesce cane e poi con queste fiancate veramente lineari e semplici nell'andamento e anche molto strette tra le gambe. In sella si sta benissimo sulla GS Rad, con questo nome che in effetti vuol dire radical oltre che GS Motorrad, perché è radicale davvero in tutto. Le gambe stringono delle forme delle cover del serbatoio strettissime e davanti si avverte subito alla vista della moto una silhouette diversa. Sentite anche lo scarico, che bello che è di questa moto, uno scarico veramente con un sound corposo ai bassi, ovviamente scarico omologato, dispone anche del rompifiamma che è una caratterizzazione estetica di questo corpo in titanio con fondello in carbonio. L'elemento davvero nuovo è l'estetica unita all'ergonomia della moto, perché è la parte che si sente immediatamente diversa, è proprio questa zona dove sto toccando adesso con la mano, perché è veramente stretta tra le gambe. Anche gli incavi delle ginocchia sono stati studiati molto bene da Unit Garage. Ovviamente il cupolino in questo caso è standard, ma nel catalogo special part del produttore riminese ci sono un sacco di varianti anche a livello cromatico. Vi ricordo che il kit GS Rad è disponibile soltanto per la versione base, non per la versione invece Adventure. La moto si guida molto bene anche in piedi, perché la zona tra le ginocchia è davvero stretta e guardate, se mi abbasso spero che vediate il becco nero, che è una forma completamente diversa rispetto alla moto standard. Quindi il bello di questa GS Rad, ve lo dico subito, che vi piaccia o no, a me ad esempio oggi è piaciuta davvero tanto, è il fatto che dà quel tocco di personalità che non è che la GS non abbia, ma ce ne vendono talmente tante che spesso si fa fatica a riconoscere la propria moto in mezzo a 1000 parcheggiate. In questo caso non potete sbagliare. Adesso la GS Rad la ridò a Fabio e Michel e la lascio per voi qui nei commenti del canale YouTube di Moto.it.